Eccoci con un nuovo video, come potete vedere quest'oggi con di nuovo i Black Tarot. Dunque ovviamente avremo due varianti tra le quali appunto potrete scegliere, la variante 1 e ovviamente la variante 2. Come potete vedere quest'oggi con appunto una fasciatura, perdonate ovviamente la situazione, ma ovviamente ho avuto un piccolissimo, diciamo, incidente domestico e di conseguenza il mio dito ha avuto la peggio, quindi c'è una, diciamo, abbastanza estesa ferita, una certa abrasione che obiettivamente non è sicuramente il massimo da mostrare in video. Di conseguenza anche bisogno comunque di riposo e di cure e soprattutto di attenzione. Dunque, torniamo però ovviamente alla stesa, come avrete appunto notato dal titolo, quest'oggi cerchiamo di farci gli affari di un'altra coppia, quindi ovviamente cercheremo di capire com'è effettivamente però ragazzi nel dettaglio ovviamente e in tutti i dettagli che ci possono fornire appunto gli arcani un rapporto. E soprattutto cerchiamo di capire ovviamente se lui della situazione vi nasconde qualcosa, proprio perché partiamo appunto da una ovviamente condizione, da una realtà, cioè voi state frequentando in gran segreto questa persona che è già impegnata ovviamente a sua volta ufficialmente con un'altra donna, quindi ovviamente in un matrimonio, piuttosto che fidanzamento, piuttosto che convivenza. Comunque questa persona è già impegnata con quest'altra donna. Dunque vogliamo ovviamente cercare di capire lui come vive il rapporto con quest'altra donna a sua volta come vive il rapporto con lui. Cerchiamo di capire gli elementi nascosti ovviamente del loro rapporto, quindi qualsiasi cosa questa persona non vi abbia realmente detto del rapporto appunto con quest'altra donna, e ovviamente cerchiamo anche di capire il futuro del rapporto tra lui e quest'altra donna, quindi cerchiamo di capire obiettivamente ragazzi nei prossimi giorni, mesi, settimane come appunto procederà il loro rapporto, a seconda, come sempre, voi ormai lo sapete, del significato e quindi del valore anche di ciascun arcano, perché voi sapete che ogni arcano ha ovviamente una periodizzazione ben precisa, d'accordo? In riferimento ovviamente agli eventi previsti. Utilizzerò questo mazzo, ovviamente un mazzo a me molto caro, se volete in descrizione c'è il link di un mio video precedente in cui appunto dettagliatamente descrivo questo mazzo, di conseguenza se volete potete appunto andare a riprendere il medesimo video. Mazzo che è fondamentale a mio avviso in particolar modo proprio in questa tipologia di stese dove obiettivamente ci sono anche dei dettagli magari in più proprio su cui riflettere in riferimento appunto al rapporto di altre persone, qualcosa che in realtà non ci viene detto proprio perché è un mazzo veramente ben fatto, soprattutto da un punto di vista appunto iconografico, poiché permette di analizzare diciamo qualsiasi situazione in maniera appunto, vi ripeto, molto profonda e comunque piuttosto dettagliata, d'accordo? Anche perché è un mazzo che appunto nasce proprio da un mix importante, veramente ben fatto a mio avviso, tra la tradizione ovviamente culturale e spirituale africana e ovviamente la ritualità dei nativi americani e indigeni americani, d'accordo? Come voi sapete, solitamente quando io appunto uso questo mazzo, proprio perché è un mazzo molto versatile, permette veramente un numero veramente sproporzionato di stese e ovviamente anche di relativi argomenti, ma soprattutto appunto permette tantissime stese a 2 carte, 3 carte, 10 carte, addirittura anche a 15, 20 carte e ovviamente è adatto questo mazzo soprattutto per quanto riguarda appunto le doppie stese, d'accordo? Dunque possiamo iniziare la prima variante e dunque per il principio di sincronicità andrò appunto a mescolare questo mazzo per cercare appunto di capire la persona che state frequentando in gran segreto in che rapporti è effettivamente
con la compagna ufficiale. Che cosa vi nasconde ovviamente del rapporto con questa donna? Allora, perfetto. Allora, allontano appunto il mazzo dal tavolo di stesa e ovviamente cerchiamo appunto di iniziare dalla prima posizione, ossia appunto come lui vive il rapporto con questa donna, in seconda posizione come lei vive il rapporto con lui, terza posizione quello che lui vi nasconde del rapporto con lei e ovviamente il futuro tra lui e questa donna. Dunque iniziamo appunto dalla prima carta e qui abbiamo il 7 di coppe. Allora, in realtà quest'uomo vive questo rapporto in maniera molto libera. Che cosa intendo, ragazzi, per molto libera? Allora, per molto libera intendo obiettivamente una persona che sicuramente non ha l'altra donna, quindi la compagna ufficiale, col fiato sul collo. Perché il 7 di coppe ci parla di, vedete, abbondanza, quindi più possibilità di scelta tra ovviamente tutte queste pietanze, una scelta libera. Quindi obiettivamente questa è una persona che sinceramente può aver già anche pensato in passato di allontanarsi da questa donna per ovviamente scegliere un'altra persona. Altra persona che ovviamente ha avuto modo di frequentare esattamente come sta facendo con voi. Quindi in realtà riesce a ritagliarsi degli spazi importanti, ovviamente, nell'ambito di questa coppia, proprio perché obiettivamente la compagna, evidentemente, poi cercheremo comunque di vedere nel dettaglio appunto la figura di questa donna, ecco, obiettivamente la compagna non ha particolari, diciamo, sospetti, o comunque lui non percepisce che lei abbia sospetti nei confronti di altre ipotetiche donne, o semplicemente lei se ne disinteressa, d'accordo? Dunque, obiettivamente il 7 di coppe ci rimanda proprio, vi ripeto, alla possibilità che lui ha avuto e ha di poter scegliere un'altra vita, quindi un'altra direzione da dare al suo percorso coppe, quindi ovviamente sentimentale. È chiaro che in questo caso il 7 di coppe ci mostra quindi un uomo che ad oggi potrebbe anche essere disposto eventualmente ad una scelta altra, cioè a lasciare lei per iniziare qualcos'altro. È chiaro che però, ragazzi, in questo caso il 7 di coppe ci sta parlando di una scelta ipotetica, perché non è la carta degli amanti, non è il, per esempio, 2 di denari, 2 di bastoni, cioè non è una persona che è già ad un bivio, d'accordo? Quindi in questo caso qui abbiamo una persona che in un futuro ipotetico, carta di grado settimo, potrebbe scegliere ed è libero di farlo. Quindi non ha particolari condizionamenti, evidentemente, ragazzi, anche da un punto di vista economico, cioè evidentemente o questa è una persona che dispone di in qualche modo del denaro abbondante, per cui evidentemente non immagina una separazione, un divorzio che possa provocare un tracollo della sua condizione finanziaria, oppure per esempio è una persona che ha una professione, quindi svolge un lavoro, un mestiere che ovviamente porta questa persona spesso fuori casa e dunque ad assentarsi, perciò non deve tanto giustificare, diciamo, le sue assenze, oppure, vi ripeto, è legato proprio a una persona obiettivamente che o è particolarmente ingenua, obiettivamente
gliene importa ben poco del rapporto con il compagno, d'accordo? Quindi sicuramente è una persona abituata, attenzione ragazze, perché 7 di coppe, a evidentemente avere altre amicizie, tra virgolette, frequentazioni altre rispetto al, diciamo, rapporto ufficiale. Perché il 7 di coppe parla comunque di chi ha una relazione, ovviamente extraconiugale o comunque una relazione doppia, che lui riesce a vivere con totale serenità. Dunque, evidentemente, o questa persona proprio caratterialmente tende a prendere le cose in maniera molto superficiale, a viverle alla giornata, per cui non se ne preoccupa più di tanto, quindi non si carica di sensi di colpa, responsabilità piuttosto che rimorsi, oppure evidentemente è una persona abituata a vivere situazioni, diciamo, nascoste, clandestine, per cui ormai le sa vivere con una certa, diciamo, facilità. D'accordo? Quindi è una persona, attenzione, piuttosto furba e, vi ripeto, che sa gestire molto bene le situazioni doppie, d'accordo? E non se ne fa carico da un punto di vista morale ed etico. Quindi è una persona che potrebbe già in passato aver tradito o comunque aver pensato di lasciare la compagna per un'altra donna, d'accordo? Quindi vede delle opportunità, medesime ovviamente opportunità che questa persona vede nel rapporto con voi, cioè anche il rapporto con voi lo vede come ovviamente un qualcosa su cui sicuramente possa farci un gran pensiero in riferimento ad un investimento sul futuro. D'accordo? Quindi in realtà è una persona che sta anche già eventualmente progettando comunque un cambio di vita. Però ovviamente non è, vi ripeto, la carta degli amanti, cioè non è qualcosa che lui vede nell'immediato, è qualcosa che lui va a preventivare per un eventuale futuro nel caso in cui tra di voi le cose vadano particolarmente bene. D'accordo? Però vive in maniera molto, diciamo, tranquilla la doppia situazione, d'accordo? Quindi o le ha già vissute in passato o è proprio caratterialmente una persona piuttosto, diciamo, coraggiosa e temeraria nel vivere appunto situazioni doppie, d'accordo? Evidentemente ama particolarmente il proibito, l'adrenalina legata evidentemente a qualcosa che non si può ma si vuole fare. Vediamo in questa posizione invece come lei vive il rapporto con lui, vediamo un po'. In questo caso abbiamo il 6 di denari, d'accordo, ok? Per cui obiettivamente è una donna molto pratica, cioè nel senso 6 di denari ci parla di totale equilibrio, cioè quello che tu mi dai è quello che io do a te, cioè nella coppia non c'è uno dei due che dà più dell'altro. Quindi l'impegno è equivalente, di conseguenza esattamente come lui vive i suoi spazi, anche lei tranquillamente si prende i suoi e ovviamente non pretende da parte di lui una dedizione a 360 gradi 24H, d'accordo? È una coppia direi molto moderna, ovviamente in senso ironico, nel senso che questa donna, obiettivamente, nel momento in cui possa anche notare, sicuramente lo avrà anche già notato, vi ripeto, un comportamento un po' strano, diciamo, da parte di lui, quindi magari un po' distratto, troppe sere fuori casa, troppi impegni strani di lavoro, tutti ovviamente in uno stesso periodo, da un particolare momento in avanti. Ecco, nel momento in cui questa persona possa notare situazioni di questo genere o possa averle già notate, ecco, a questa donna interessa e interesserà ed è interessato unicamente il fatto che a sua volta lui non vada a pretendere da parte di lei una particolare dedizione. Cioè, quello che a lei interessa è in qualche modo avere anche per se stessa gli stessi spazi che concede a lui, di modo che lui non possa recriminare un domani nulla nel caso in cui anche lei possa avere gli stessi spazi, le stesse riunioni di lavoro serali particolari. Quindi obiettivamente è, vi ripeto, una coppia molto libera, in questo caso però direi libertina,
d'accordo? Quindi, vi ripeto, è una donna a cui interessa sicuramente, vi ripeto, avere i propri spazi e che quindi lui non possa pretendere niente, perché è lui stesso che se li ovviamente ritaglia, di conseguenza non può pretendere nulla. E ovviamente una donna a pentacoli a cui interessa unicamente l'aspetto materiale, il benessere proprio, ragazzi, fisico, che si vive all'interno di una coppia. Cioè a questa donna interessa unicamente che chiaramente il loro ménage da un punto di vista economico-finanziario proceda in questo modo, cioè ovviamente molto positivo o comunque proficuo per quanto riguarda le entrate. Quindi non è una coppia che vive di particolari penurie economico-finanziarie. Attenzione, perché nel caso in cui lui vi abbia parlato di necessità, ovviamente per quanto riguarda il denaro, vi ha mentito. Perché in realtà, ve lo dicevo anche già col 7 di coppe e ci viene confermato col 6 di denari, non è una coppia che ha, diciamo, particolari difficoltà ad arrivare in qualche modo a fine mese o comunque a sbarcare il lunario, È una coppia che obiettivamente da un punto di vista economico sta benone e vuole continuare, lei in particolar modo, su ovviamente questa linea. Qual è però la differenza tra il 7 di coppe e il 6 di denari? Che lei non pensa assolutamente a interrompere questo rapporto, anche un domani, lui sì. Lei non ci ha mai pensato in passato, lui sì. Quindi è chiaro che, ragazzi, il 6 di denari ci parla comunque di un equilibrio che lei vuole continuare a portare avanti, ovviamente nel tempo. Lui no. Lui in qualche modo può pensare in futuro di interrompere questo rapporto, lei no, d'accordo? Quindi a lei importa solo avere i propri spazi, che lui non ovviamente avanzi troppe pretese nei confronti di lei, di modo che anche lei possa ritagliarsi tutte le riunioni serali che vuole, e ovviamente l'aspetto economico-finanziario, cioè che non ci siano dei grossi scossoni che possano ovviamente portare a una separazione o un divorzio, per cui ovviamente si debba dividere poi chiaramente tutto questo capitale, beni immobili e ovviamente anche capitale monetario, d'accordo? Quindi qui c'è già però una differenza palese tra la posizione di lui e la posizione di lei, pur avendo entrambi, vi ripeto, da un punto di vista morale e di coppia, un atteggiamento piuttosto libertino. Vediamo in questa posizione invece che cosa lui vi nasconde effettivamente di questo rapporto, cioè di cosa lui non vi ha mai parlato nel rapporto ovviamente con la compagna ufficiale. E qui abbiamo la carta del Papa. Allora, la carta del Papa rappresenta un impegno vero, serio, importante, che potrebbe ovviamente riguardare questa coppia. Cioè, che cosa voglio dire, ragazzi, con questo? Nel caso in cui questo rapporto non sia un rapporto di matrimonio, quindi non si siano ancora sposati, potrebbero aver parlato di matrimonio, Nel caso in cui, per esempio, non convivano e siano semplicemente fidanzati, potrebbero aver parlato di convivenza. Nel caso in cui queste due persone non siano ancora genitori, potrebbero aver parlato di avere un figlio. Cioè, il Papa parla di quell'impegno in più di cui ovviamente hanno parlato. Quindi ecco perché evidentemente lei ha intenzione di mantenere, diciamo, una situazione di maggiore equilibrio e lui pensa ad una ipotetica scelta ma in un futuro più lontano, perché evidentemente queste due persone potrebbero aver avuto come progettualità un impegno, vi ripeto, più importante. Quindi un passo in più, nel caso siano sposati, un figlio, nel caso in cui per esempio siano fidanzati, un matrimonio o una convivenza. Cioè, qui sicuramente si sta parlando di un legame che prevede anche molto, appunto il Papa, la presenza e la conoscenza delle famiglie di origine. Cioè, sono persone che hanno cercato sempre di accontentare gli altri, quindi parenti, familiari, genitori, una sorta anche di imprinting culturale di cui sono entrambi ovviamente portatori. Ecco, cercare di realizzare, accontentare
parenti, vi ripeto, genitori, comunque portare avanti una sorta di tradizione in riferimento al come si devono vivere le storie d'amore. Cioè è una coppia, ahimè, non libera di poter scegliere obiettivamente il proprio percorso futuro, bensì sono, tra virgolette, ragazzi, ovviamente, vi ripeto, pilotati o dai genitori stessi, che in qualche modo però sono una presenza molto ingombrante, soffocante, oppure, vi ripeto, da una sorta di imprinting culturale che impedisce a queste persone di ovviamente ragionare con la propria testa. Quindi vi ripeto, qui sicuramente c'è anche una figura maschile, perché il Papa rimanda sempre ad una figura maschile adulta, generalmente dai 50 anni in su, quindi potrebbe essere un padre o comunque un capofamiglia, uno zio, un nonno, che in qualche modo va ad occuparsi di questioni inerenti a questa coppia di cui non si dovrebbe occupare, ma ha una grossa, importante, pesante voce in capitolo. D'accordo? Quindi, ahimè, non è una coppia libera di agire, poiché, vi ripeto, c'è sempre questa soffocante presenza dei vari familiari, in particolar modo proprio della famiglia di origine, ed in particolar modo di una figura maschile genitoriale, generalmente, quindi generalmente un padre, che va in qualche modo ad interessarsi dei vari movimenti e comportamenti ovviamente dei figli, cioè non lascia i propri figli liberi di poter vivere e agire e scegliere in riferimento appunto alla propria vita sentimentale. D'accordo? Bensì è una presenza molto ingombrante. Oppure, vi ripeto, il Papa ci parla di scelte tradizionali particolarmente importanti e vincolanti, di cui questa persona sicuramente non vi ha parlato. D'accordo? Quindi qui c'è una presenza delle famiglie di origine molto forte, che si sente ed è soffocante e ingombrante, e che hanno e vogliono avere sempre l'ultima parola in riferimento a questa coppia, e potrebbero, vi ripeto, aver parlato di un impegno molto più importante in riferimento al futuro. Dunque, ovviamente, nel caso in cui queste situazioni, soprattutto un eventuale impegno maggiore, possa in qualche modo infastidirvi, cercate ovviamente di capire nei prossimi incontri con questa persona che cosa effettivamente abbia intenzione di fare con questa donna. Ovviamente, ragazzi, qui non si sta consigliando il terzo grado, ma semplicemente anche di un po' furbamente cercare di trarre delle informazioni utili, importanti, circa una verità altrettanto importante, cioè un eventuale impegno maggiore, soprattutto nel caso in cui abbiano parlato, ad esempio, di avere figli, D'accordo? Quindi cercate di estrapolare furbamente delle verità che potrebbero servire chiaramente anche a voi. D'accordo? In questa ultima posizione cerchiamo invece appunto di capire come procederà il loro rapporto da un punto di vista ovviamente pratico, gestionale e anche di scelte nei prossimi giorni, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, ovviamente a seconda del valore, vi ripeto, della carta estratta. Allora, e qui abbiamo il 4 di spade. Allora, ragazzi, sicuramente non c'è una chiusura, quindi entro le prossime settimane, i prossimi giorni, qui non si può parlare di chiusura nell'ambito di questa coppia, questo sicuramente. È chiaro che in questo caso è una coppia che sicuramente andrà avanti in una sorta di, diciamo, malsano equilibrio, perché è un 4 di spade ovviamente, un equilibrio che ovviamente sarà costellato di momenti di litigio, momenti chiaramente di allontanamento, momenti di incomprensione, ma comunque in futuro questa coppia sicuramente, almeno vi ripeto, nell'immediato futuro, questa non è una coppia che andrà a chiudersi. No, scusate, ho mosso la telecamera come al solito, quindi perciò vi dicevo appunto che obiettivamente è una coppia che sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ovviamente non andrà incontro ad una chiusura. È chiaro che però, ragazzi, è sicuramente una storia che procederà lungo ovviamente un percorso particolarmente difficile.
Difficile perché? Perché obiettivamente il 4 di spade ci parla ovviamente di una coppia che non è felice, di una coppia che sicuramente non ha ovviamente e non avrà dei momenti di grande piacevolezza assieme. Si sta parlando semplicemente di una coppia che continua ovviamente lungo questo percorso, un percorso, vi ripeto, comunque di totale indifferenza l'uno nei confronti dell'altra. Non abbiamo un 2 di coppe, non abbiamo un asso di coppe e soprattutto non abbiamo la realizzazione di questi progetti portati appunto dalla carta del Papa. Il 4 di spade parla ovviamente, vi ripeto, di una coppia che di progettualità sicuramente non parlerà, anzi sicuramente inizieranno a riflettere su quello che non va nel loro rapporto. È un rapporto sicuramente destinato a momenti di difficoltà, perché la carta successiva al 4 di spade, il 5 di spade, quindi vanno incontro sicuramente ad una chiusura e ovviamente ad un allontanamento definitivo, ma per ora, nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, questo non accadrà. Però vi ripeto, qui non abbiamo un intensificarsi dei sentimenti, non abbiamo un erotismo e una sessualità all'apice, anzi, 4 di spade può parlare addirittura di, in qualche modo, una forte freddezza in ambito proprio fisico e ovviamente non si parla di una progettualità che si realizza. D'accordo? Qui ci sono ostacoli, ci sono incomprensioni, c'è un allontanamento sempre maggiore da un punto di vista caratteriale, da un punto di vista emotivo e da un punto di vista sentimentale. Nonostante, vi ripeto, questa coppia continui nelle prossime settimane, comunque vi ripeto, a rimanere unita. Ma è un'unione di facciata, d'accordo? Rappresenta alcuni momenti sporadici di quiete, di tranquillità, di riposo e anche un eventuale momento di vacanza. Quindi queste due persone sicuramente affronteranno una vacanza, un viaggio insieme, molto probabilmente presso proprio una di queste o entrambe le famiglie d'origine, perché appunto le carte di grado quarto ci riportano all'ambiente familiare, all'ambiente casalingo, d'accordo? Quindi vi ripeto, ci potrebbero essere dei momenti di quiete, di riappacificazione nell'ambito di questa coppia, ma non c'è e non si può parlare di un grande amore, anzi direi uno scollamento sempre maggiore della, diciamo, affettività che lega queste due persone, non c'è erotismo e ovviamente vi ripeto ci possono essere sì dei momenti di riposo e di tranquillità, ma nulla di più. Quindi sicuramente ci sono delle contrarietà, sicuramente qui non c'è una progettualità che prenderà corpo, anzi la carta del 4 di spade ci rimanda alla solitudine e al senso di prigionia, cioè queste due persone, in particolar modo lui, visto questo 7 di coppe, potrebbe iniziare a sentire proprio questo legame come soffocante rispetto ovviamente alle sue necessità, d'accordo? Quindi sicuramente non è una coppia che affronterà in maniera positiva ovviamente i prossimi giorni, ma anzi per non arrivare al famoso 5 di spade necessiteranno di cautela e ovviamente di discrezione, cioè questa coppia farà di tutto effettivamente per non in qualche modo incappare in gravi problemi, d'accordo? Però vi ripeto, qui non ci sono delle situazioni positive né da un punto di vista fisico né da un punto di vista ovviamente sentimentale. Abbiamo una coppia che permane comunque ancora in coppia, ma solo ed esclusivamente nella ovviamente aspettativa di un futuro diverso. D'accordo? Soprattutto dal punto di vista di quest'uomo. A questo punto però ragazzi io riprendo il mazzo e appunto estraiamo una carta per quanto riguarda invece il rapporto con voi, visto che appunto abbiamo detto che qui abbiamo un 4 di spade ovviamente con questa donna entro, vi ripeto, le prossime settimane. Generalmente si riferisce il 4 di spade appunto al prossimo mese, mese e mezzo al massimo. Vediamo invece in questa medesima tempistica ovviamente come procederà il rapporto con voi. Allora, perdonate se
mescolo molto più lentamente le carte del solito, ma ovviamente il dito è abbastanza dolorante. Allora, vediamo un po'. No, voglio questa carta. Ah, ok, non voleva venire. Allora, vediamo in questa posizione. Allora, qui abbiamo l'8 di denari. Allora, ragazzi, l'8 di denari è una carta bella. È una carta bella perché sicuramente ci parla di successo, ma di un rapporto, il vostro, che necessita di tanta attenzione, necessita di lavorarci su sodo, necessita di ovviamente cure, necessita di tempo, perché l'8 di denari parla di tempistiche lunghe obiettivamente, necessita di sicuramente discrezione, di silenzio, ma parla anche, vi ripeto, di un successo, di una storia che non si interrompe e di una storia che procederà per lungo tempo, perché l'8 di denari paradossalmente a livello di tempistica è una carta molto più lunga rispetto al 4 di spade o comunque a qualsiasi carta di grado quarto, cioè rappresenta sicuramente una storia che andrà avanti molto e per lungo tempo, anche per diversi mesi, una storia che si approfondirà sempre di più. L'8 di denari parla anche di studio, d'accordo? Quindi ovviamente una storia che si approfondirà sempre di più grazie alla conoscenza, in questo caso sentimentale, ovviamente non scolastica, dell'altra persona. Quindi è una storia bella, a mio avviso, la vostra, che proseguirà molto bene, ma che necessiterà di tanta pazienza, perché l'8 di denari parla, vi ripeto, sì di successo, ma ovviamente anche un successo che si ottiene nel tempo, con pazienza, con dovizia, con attenzione, vi ripeto, con cura. Qui necessita ovviamente di attenzione, ma di conoscenza. Vi dicevo appunto con la carta del Papa che qui ci sono delle situazioni di cui questa persona non vi ha parlato e di cui invece farebbe bene ovviamente a parlarvi, perché l'8 di denari è una carta importante che ovviamente parla di un rapporto molto significativo tra voi e questa persona, che dovrà essere spogliato di menzogne, di non detti, perché altrimenti un rapporto non si riesce ad approfondire. D'accordo? Quindi sicuramente l'8 di denari parla di luminosità, la lucentezza appunto dell'oro, dei denari, delle monete. Di conseguenza il vostro rapporto, per arrivare a diventare veramente un rapporto profondo e alla luce del sole, necessiterà di ripulirsi in qualche modo di situazioni nascoste, fraintendimenti, ambiguità, vi ripeto, menzogne, non detti. Parla di trasformazioni, d'accordo? Ma dovrà ovviamente superare diversi esami e quindi un'approfondita conoscenza. Cioè, le mete possono essere raggiunte, ma grazie a sforzi, diciamo, di una certa importanza. In particolar modo l'8 di denari si rifà ai giorni che vanno dal 2 all'8 di settembre, dove obiettivamente ci sono delle energie molto forti e potenti in riferimento proprio alla vostra vita pratica e sentimentale. Cioè, in quei giorni, quella settimana, grosso modo, ci saranno dei cambiamenti o comunque un'evoluzione, un approfondimento importante nell'ambito della vostra storia. Quindi parliamo già ovviamente di fine estate, per cui obiettivamente questa è una storia che procederà la vostra e non è una carta di spade, d'accordo? Quindi non è uno stare insieme per obbligo, per facciata, ma è uno stare insieme perché si vuole stare insieme, ma ovviamente in maniera molto più, diciamo, rigorosa e molto più attenta rispetto a quanto stiate facendo adesso. Cioè il vostro rapporto deve procedere lungo una maggior conoscenza, proprio per essere il più possibile approfondito, ma lo sarà, vi ripeto, però è un rapporto sul quale ovviamente ci si deve lavorare tanto, lavorare sodo, ovviamente dipenderà anche da voi. Quindi qui ci si dovrà impegnare veramente tanto per arrivare al risultato, ma né voi né lui
in qualche modo vi lascerete demordere, perché vi ripeto, l'otto di denari parla di successo. D'accordo? Quindi vi impegnerete seriamente in questa conoscenza e tutti i vostri sforzi verranno finalmente premiati. D'accordo? Quindi una storia sicuramente la vostra che procede molto meglio rispetto ovviamente al rapporto con questa donna. Quindi potreste proprio voi essere l'ago della bilancia, portare proprio questo rapporto, cioè il rapporto con la compagna, ad una reale chiusura. Vi ripeto, rapporto che per il momento entro al massimo un mese e mezzo non si andrà a sciogliere, quello con la compagna, ma ovviamente procederà lungo una china pericolosa. Il vostro invece si approfondirà, ma è un rapporto che, vi ripeto, necessita di sforzi, di cure e di attenzione per poter arrivare al successo. Ma vi ripeto, questi sforzi verranno premiati e sicuramente, vi ripeto, né voi né lui avrete intenzione di chiudere questa storia. D'accordo? Dunque, storia sicuramente molto particolare, direi, quella tra il vostro, diciamo, uomo segreto e la compagna ufficiale, una storia particolarmente, vi ripeto, libera e libertina, mentre una storia che va e andrà ad approfondirsi, ovviamente, la vostra. D'accordo? Di conseguenza, ragazzi, come dico sempre, mi raccomando, forza, ovviamente, determinazione, procedete lungo il vostro cammino per ottenere i risultati che volete e che vi meritate. D'accordo? Di conseguenza, come sempre, ovviamente, a presto! Rieccoci dunque con la seconda variante e dunque appunto per il principio di sincronicità, per chiunque appunto scelga la seconda variante, cerchiamo appunto di capire ovviamente come vive il rapporto con l'altra donna, l'uomo che state frequentando in segreto, clandestinamente, come lei vive il rapporto con lui, cosa vi nasconde del suo rapporto con lei e obiettivamente come procederà il loro rapporto. Dunque iniziamo a mescolare appunto gli arcani e cerchiamo appunto di capire come sta andando, come lui vive il rapporto con la compagna ufficiale, come lei vive il loro rapporto. Cerchiamo di capire come procederà in futuro e che cosa non vi ha detto e non vi dice del rapporto con la compagna ufficiale. Vediamo un po'. Allora. Perfetto, allora, scusate se armeggio in maniera lenta ovviamente oggi, ma chiaramente vi ripeto, il mio dito è abbastanza dolorante. Allora, iniziamo dalla prima posizione, ossia appunto come lui vive il rapporto con la compagna ufficiale. Quest'altra posizione è fondamentale per capire a sua volta come lei vive il rapporto con lui. Terza posizione, quindi penultima posizione della stesa, cerchiamo appunto di capire cosa lui non vi ha detto e non vi dice, vi tiene nascosto del rapporto appunto con la compagna ufficiale. Ultima posizione, quarta carta, come procederà nei prossimi giorni o settimane il loro rapporto, a seconda ovviamente, ragazzi, del valore dell'arcano estratto. Iniziamo dalla prima posizione, vediamo un po', e qui abbiamo l'otto di spade. Iniziamo già immediatamente con delle differenze abissali, direi, rispetto alla variante precedente. Allora, in questo caso non vive bene per niente il rapporto con la compagna ufficiale. L'otto di spade è una carta molto pesante. È una carta pesante che parla appunto di litigi continui, discussioni continue. L'otto di spade, ragazzi, in realtà parla anche di ripicche, dispetti che evidentemente si interscambiano l'un l'altra. L'otto di spade parla anche di, vi ripeto, recriminazioni, di accuse che si fanno l'un l'altro e l'un l'altra,
quindi situazioni pesanti che ovviamente questa persona sta veramente facendo molta fatica a continuare a sopportare. Cioè questa persona sta riflettendo, parliamo di spade, quindi mentale, su come poter ovviamente gestire questo rapporto in futuro, perché questa persona è stanca. Sta già pensando alla chiusura di un ciclo, sì, perché è una carta di grado ottavo, quindi ci stiamo ovviamente avvicinando al 9 al 10 di spade. Quindi chiaramente è una persona che sa già consapevolmente e amaramente, ma anche lucidamente, di essere arrivato ovviamente alla chiusura di un ciclo, il ciclo ovviamente di vita di questo rapporto, proprio perché l'otto di spade, vi ripeto, parla di situazioni che ormai appesantiscono talmente tanto l'anima di questa persona che obiettivamente se ne sente sempre più in qualche modo vessato, oppresso. L'otto di spade parla infatti di ansia, quindi momenti anche di cali energetici non indifferenti, sia da un punto di vista anche fisico, se vogliamo, evidentemente da un punto di vista psicosomatico questo rapporto sta appesantendo molto questa persona, ma vi ripeto anche proprio come energie mentali, difficoltà di concentrazione, situazioni anche a volte di confusione emotiva e mentale, cioè è una situazione che lo appesantisce non poco. E ovviamente questa situazione sta portando, a mio avviso in maniera giusta e corretta, questa persona a un dialogo profondo con se stesso. Non con altri però, perché vi ripeto, l'otto di spade parla di in qualche modo litigi con lei, ma anche di solitudine rispetto all'ambiente che lo circonda, quindi non ha particolari amici o comunque parenti che in qualche modo possano consigliare questa persona al meglio, anzi l'otto di spade parla di solitudine, ma in realtà una solitudine cercata, perché? Perché parla questa carta di pettegolezzi, malelingue, malvagità, quindi non si fida di nessuno, evidentemente fa anche bene. Cioè questa persona sa di non avere grandi amici disposti ad aiutarlo o comunque incapaci di pettegolare su una situazione delicata. Bensì sa di essere circondata questa persona di persone che potrebbero in qualche modo aggravare la sua situazione parlando troppo. Quindi la classica rana dalla bocca larga, che quindi potrebbe in qualche modo lasciarsi sfuggire, anche magari con la compagna ufficiale, delle sue riflessioni in merito. Quindi questa persona non si fida nel confidarsi appunto con altre persone. Evidentemente fa bene, perché l'otto di spade ci parla proprio di una situazione difficile, portata sicuramente da individui poco raccomandabili. Quindi situazioni pesanti che appesantiscono molto l'interiorità di questa persona, per cui a volte affronta dei momenti di grande pessimismo. Pensa, crede a volte di non avere via d'uscita. In realtà la via d'uscita, l'otto di spade ce lo ricorda, c'è, ma affronta dei momenti di veramente talmente tanta difficoltà che fa fatica a vedere in positivo in riferimento a questa situazione. È una situazione, vi ripeto, molto pesante, cioè lui con lei non riesce ad avere un dialogo, per cui non riescono a chiarirsi né in positivo né in negativo. Quindi non riescono a dirsi ok, ripartiamo da zero, oppure non riescono neanche a dirsi è finita. Proprio perché è un continuo bisticciare e ovviamente, vi ripeto, recriminazioni, dispetti, accuse. Dunque questa situazione sta diventando veramente troppo pesante. Per cui questa persona, vedete, si sta guardando dentro, sta guardando la propria immagine allo specchio, sta rivedendo come in un film, obiettivamente, tutto quello che lui ha vissuto sino ad ora nel rapporto con questa donna, tutto quello che potrebbe aver perso o che in qualche modo porta a dover sacrificare della sua vita, quindi anche il rapporto con voi. Quindi vive male il rapporto con questa donna e ovviamente, vi ripeto, è una persona che sa lucidamente di essere arrivato al giro di boa, al famoso giro di boa. Vediamo come lei invece vive il rapporto con lui. E qui abbiamo il re di bastoni. Allora, questa donna invece obiettivamente è molto legata a lui,
lo vede obiettivamente come la sua guida, perché il re di bastoni, vedete, è colui che programma, progetta, è colui che ha in mano le redini del rapporto, è colui che, vedete, insegna ad altri, quindi lo vede come una sorta di mentore, o perché lei è molto più giovane di lui, e quindi lo vede come una sorta di, vi ripeto, guida spirituale, o come appunto una sorta di, vedete, bastone per la vecchiaia, cioè lei obiettivamente vede in quest'uomo un elemento di fondamentale importanza che le permette di in qualche modo camminare su un terreno sicuro. Per cui chiaramente il rapporto tra lui e questa donna è, ahimè, inficiato dall'attaccamento che lei ha nei confronti di lui. Per cui addirittura non riesce neanche ad avere un'immagine di lui chiara e realistica, perché il re di bastoni è un uomo immacolato, puro, è un uomo giusto, corretto, che mai tradirebbe, in realtà lo sta facendo. Quindi lei non ha assolutamente mai pensato che lui possa averla tradita o che possa volerla lasciare. Sì, potrebbe avere dei sospetti, perché comunque il re di bastoni è un uomo focoso. Quindi è un uomo comunque attento alla sessualità, per cui immagina che nel caso in cui tra lui e lei non ci sia particolare erotismo, possa cercarlo altrove. Ma delle semplici storielle che lui termina. Quindi mai qualcosa che possa portarlo ad allontanarsi da lei. D'accordo? Quindi lo vede come una sorta di protettore per quanto riguarda appunto la sua vita, la sua interiorità, la propria anima. Vi ripeto, una sorta di guida che in qualche modo l'ha sempre guidata lungo i sentieri impervi della via e della vita. Quindi obiettivamente questa donna fa fatica a staccarsi anche mentalmente, emotivamente da lui, perché vi ripeto, innanzitutto ha un'immagine immacolata di quest'uomo, quindi assolutamente distorta, ma vi ripeto anche perché lo vede come colui che obiettivamente guida lei in una vita che evidentemente la spaventa. Quindi è una persona, vi ripeto, o molto giovane, questa donna, ma veramente giovane, oppure estremamente infantile, che ha avuto sicuramente enormi difficoltà con la figura genitoriale, paterna ovviamente, probabilmente mancante o inadeguata, per cui lei si è morbosamente attaccata a lui e a volte fa fatica quasi a distinguere una figura genitoriale paterna dal compagno. Quindi è una situazione, in questo caso, molto diversa dalla variante precedente, dove avevamo invece una donna particolarmente libertina. In questo caso abbiamo una donna di una grande fragilità e ovviamente una donna che non pensa proprio di poter mai fare a meno di lui. Quindi una donna anche, ahimè, a volte capace di perdonare dei comportamenti non proprio puliti di lui, perché sa che senza di lui lei non riuscirebbe ad andare avanti correttamente. Quindi in questo caso abbiamo obiettivamente una figura femminile molto passiva, una figura femminile in forte disagio, con un'emotività, vi ripeto, estremamente fragile, incapace di prendere in mano la propria esistenza e di gestire il proprio ménage. Nel caso in cui abbiano dei figli, veramente c'è di che preoccuparsi in riferimento a questi bambini, figlio, a questo bambino o bambina, perché in realtà hanno come unica guida il padre. Quindi possono ben poco contare su questa donna. D'accordo? Quindi è una figura sofferente, è una figura fortemente, vi ripeto, in disagio, è una figura infantile, una figura emotivamente instabile, priva di equilibrio, che si appoggia morbosamente a lui e che vede in lui una sorta di arcangelo pulito, assolutamente sincero, con un atteggiamento trasparente e onesto. D'accordo? Lo vede anche molto bello esteticamente, perché parliamo di un, ovviamente, re di bastoni, quindi un uomo piacente, che può piacere anche a più donne e che quindi in qualche modo lei vede come una sorta di grande regalo. Quindi lei o obiettivamente è poco piacente da un punto di vista fisico, per cui ritiene di aver avuto un compagno che obiettivamente rappresenti qualcosa di talmente grande
e meritevole rispetto a quello che potrebbe essere lei nei confronti di lui, per cui obiettivamente se lo tiene ben stretto, oppure è una donna che ha un'autostima veramente molto bassa, per cui pur essendo una donna molto piacente potrebbe in realtà vedere in lui sicuramente qualcuno di esteticamente molto più valido rispetto a lei. D'accordo? Quindi in questo caso abbiamo una personalità femminile veramente molto passiva e sicuramente per nulla capace di gestire un qualsiasi rapporto, in particolar modo da single. Vediamo ragazzi in questa posizione invece che cosa lui non vi dice del rapporto con questa donna. Allora, e qui abbiamo la carta della temperanza. Ragazzi, di che cosa non vi parla di questa persona? Di una guarigione che ha tempi lunghi, d'accordo? Allora, la carta della temperanza è la carta della guarigione. Da una malattia fisica, da una patologia psicologica importante, invalidante, da una situazione ovviamente di difficoltà pregresse. La temperanza parla di tempistiche molto lunghe. Quindi sicuramente questa persona non vi racconta la verità sulla sua progettualità in futuro. Cioè nel caso in cui questa persona vi abbia parlato di un rapporto che, quello con la compagna ufficiale, potrebbe a breve ovviamente andare a sciogliersi, non è reale. Le tempistiche sono estremamente lunghe. Addirittura la carta della temperanza ha tempistiche che vanno dai 2-3 mesi come minimo a grosso modo un anno. Quindi la temperanza parla di un rapporto che sicuramente andrà verso lo scioglimento, ma con tempistiche molto lunghe. La carta successiva alla temperanza è il diavolo, d'accordo? Quindi sicuramente un rapporto che andrà a chiudersi, delle catene che andranno a spezzarsi finalmente, ma le tempistiche sono molto molto lunghe. La carta della temperanza parla anche, in questo caso in accezione ovviamente negativa come ostacolo, di appunto tanti ostacoli, quindi situazioni che per un certo momento sembrano proseguire in maniera positiva, poi d'improvviso si arenano, ci sono ostacoli, avversità, ritardi, numerosi ostacoli che quindi tendono appunto ad allungare le tempistiche, contrasti. La temperanza parla anche del fluire appunto di comunicazioni ad hoc. In questo caso invece, come vi dicevo con l'otto di spade, non c'è una grande capacità comunicativa tra lui e questa donna. Quindi ci sono, come vi dicevo proprio con l'otto di spade, dispetti, recriminazioni, litigi, dispiaceri, quindi inconvenienti di ogni genere e soprattutto malattia. Quindi in questo caso obiettivamente vi ribadisco comunque la posizione diciamo di grande fragilità da parte di questa donna, ma anche da parte di lui, che possono spesso portare questa persona ad impigrirsi, quindi quasi a gettare la spugna, vi dicevo con l'otto di spade che attraversa dei momenti di forte pessimismo, per cui non vede via d'uscita. D'accordo? Quindi la situazione prosegue con grandi difficoltà, molto lentamente, con tempistiche molto lunghe. Scarsità di comunicazione, comunque incapacità di comunicare correttamente, di scendere a compromessi. Non si trova questa persona in una condizione di aiuto da parte di terze persone, anzi è una persona che si sente svantaggiata rispetto ad altre situazioni, proprio perché obiettivamente questa persona sente in qualche modo di non avere gli appoggi giusti, di non avere degli appoggi importanti, quindi evidentemente non ha familiari che possano in qualche modo andare ad aiutarlo o aiutarli in questo caso. Dunque vi ripeto, è una situazione di grande difficoltà che ovviamente prevede un rapporto che ancora per lungo tempo, quello con la compagna ufficiale, procederà in maniera infelice, non armoniosa, con grandi tensioni, incomprensioni, incompatibilità, un rapporto anche sterile da un punto di vista anche di fecondità, quindi molto probabilmente potrebbero aver parlato di avere figli o altri figli, ma qui ci sono state delle problematiche abbastanza importanti che hanno impedito a questa coppia di avere dei figli o di averne altri. Quindi sicuramente situazioni, vi ripeto, anche di solitudine, di abbandono, chiacchiere, maldicenze, ostilità da parte dell'ambiente esterno, ve lo dicevo con l'otto di spade. Quindi obiettivamente questa carta va a confermare la visione di lui del rapporto, mentre lei vive in un mondo obiettivamente
fatto ovviamente di grande irrealtà, quindi vi ribadisco che questa donna ha dei problemi abbastanza importanti, che però portano lui a caricarsi, vi ripeto, di ansia e sicuramente di preoccupazione. Quindi i tempi di realizzazione sono medio-lunghi, per cui obiettivamente qui non c'è corrispondenza tra quello che vuole lui, vorrebbe lui, e quello che invece vede lei. Quindi questa è una situazione obiettivamente di difficoltà. Dunque vi ripeto, è una situazione che richiede tempistiche lunghe e qui abbiamo una figura femminile in grande disagio con grandi problematiche da un punto di vista di salute mentale, fisica o entrambe. Questo è ciò di cui lui non vi parla. D'accordo? Quindi una situazione obiettivamente molto più delicata rispetto alla variante precedente. D'accordo? Quindi qui sicuramente quest'uomo deve sobbarcarsi di problematiche molto delicate, perché obiettivamente qui abbiamo una figura femminile che ahimè ha dei seri problemi di anche accettazione della realtà, cioè questa donna fa fatica in qualche modo a vedere la realtà con raziocinio, con senso critico. Questa ragazza fa effettivamente fatica a rendersi conto di come stanno realmente le cose. D'accordo? Vediamo ragazzi a questo punto, in quest'ultima posizione, come procederà il loro rapporto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Allora, e qui abbiamo l'asso di spade. Allora ragazzi, l'asso di spade ci parla sicuramente di un rapporto che ovviamente per i prossimi giorni, prossime settimane, procederà ovviamente ancora. Quindi sicuramente qui non c'è un allontanamento, sicuramente qui non c'è una chiusura tra ovviamente lui e l'altra donna. L'asso però in questo caso è una presa di posizione importante da parte di lui, proprio perché l'asso di spade parla di un chiarimento, di un momento dialogico che evidentemente lui stava aspettando da tanto con questa donna, momento che ovviamente sarà importante perché porterà delle novità, appunto un asso, nell'ambito del loro rapporto. Ovviamente ragazzi, queste sono delle novità che metteranno le carte in tavola, cioè queste due persone finalmente inizieranno a dirsi tutto, cioè a confidarsi ovviamente in riferimento a quello che pensano, a quello che provano, alle mancanze del loro rapporto. Cercheranno di confrontarsi ovviamente di più sulle problematiche che obiettivamente affliggono il loro rapporto. Quindi inizieranno anche in un certo senso ad avere un atteggiamento, soprattutto lei evidentemente, molto più maturo in riferimento al loro rapporto, proprio perché lei obiettivamente finalmente si siederà a tavolo assieme a quest'uomo per cercare di capire cosa effettivamente non va. Quindi qui c'è una presa di posizione molto forte, in particolar modo appunto da parte di lui, che ovviamente porterà finalmente questa coppia l'uno di fronte all'altra. Cioè inizieranno finalmente a parlare, a discutere, a dirsi determinate cose. Questa situazione ovviamente non è un momento soltanto di grande saggezza e ovviamente un momento di lucidità, evidentemente anche da parte di lei, ma è un momento importante anche per quanto riguarda poi il proseguo del loro rapporto e quindi anche del vostro. Perché è chiaro che in questo caso, ovviamente, l'asso di spade ci parla di un rapporto che diventa più chiaro, sia agli occhi di lui che agli occhi di lei, e che quindi porterà ad una scelta, ad una decisione importante sul da farsi, perché la carta che segue l'asso di spade è il 2 di spade, che rappresenta una persona ad un bivio. Quindi, obiettivamente, in questo caso, l'asso di spade ci parla proprio di una situazione, ovviamente tra lui e la compagna ufficiale, che andrà chiarendosi, ma naturalmente una situazione che procederà lungo una decisionalità futura, definitiva però, perché parliamo di spade, qualcosa che taglia. Quindi decideranno se continuare ovviamente a stare insieme oppure lasciarsi definitivamente. Quindi qui
c'è un chiarimento importante, ovviamente non uno ragazzi, cioè una serie di comunicazioni, dialoghi tra lui e lei, mai avuti prima, nuovi, insperati, che porteranno queste due persone a confrontarsi e quindi a scegliere e a decidere cosa fare del proprio futuro. Questa situazione dialogica molto importante, ovviamente, vi ripeto, rappresenterà e caratterizzerà sicuramente le prossime settimane. Grosso modo, anche in questo caso, come nella variante precedente, il prossimo mese, mese e mezzo. Quindi sicuramente una tempistica importante, quindi le prossime settimane, magari anche momenti di vacanze in cui queste due persone appunto si ritroveranno, che sarà appunto necessario proprio per riuscire evidentemente a conoscersi meglio, a capirsi meglio e dunque anche in qualche modo a cercare di capire effettivamente da dove derivino tutte queste incompatibilità, queste recriminazioni, questi, vi ripeto, dispetti, queste sensazioni anche di prigionia all'interno del proprio rapporto. Cioè qui non avremo più solo lui a guardarsi dentro, ma anche lei finalmente, e ne parleranno per cercare appunto di capire se è un rapporto da portare avanti oppure da chiudere definitivamente, d'accordo? Quindi qui c'è una forte presa di posizione. L'asso di spade parla anche di un andare a zittire, evidentemente in maniera, vi ripeto, molto forte, severa, proprio tagliando obiettivamente i rami secchi, tutte quelle malelingue di cui vi parlavo con la temperanza e ovviamente l'otto di spade. Quindi nel caso in cui ci fossero appunto delle, diciamo, lingue lunghe parlare di questo rapporto, verranno messe a tacere. Quindi amici, colleghi, piuttosto che appunto parenti, chiunque si sia intromesso sino ad ora nel loro rapporto verrà finalmente zittito, cioè ascolteranno molto di più soltanto l'uno la voce dell'altra. Vi ripeto, magari approfittando anche di un momento di riposo, per esempio durante appunto una vacanza, ecco, impareranno ad ascoltarsi di più. Questo però ragazzi non significa che questa coppia riprenderà ovviamente ad amarsi, ricomincerà appunto a dare sfoggio di grande amore e passione. Non è la carta del sole, d'accordo? Attenzione, è la carta dell'asso di spade, ok? Quindi ci saranno dei dialoghi importanti per riuscire a capirsi, ma soprattutto a capire cosa farne del proprio rapporto, perché vi ripeto è un rapporto ormai allo sfacelo. D'accordo? Però vi ripeto, entro le prossime settimane sicuramente questo non è un rapporto che andrà a sciogliersi, ma inizierà comunque un percorso molto concreto verso una reale presa di posizione, ovviamente tra queste due persone. Quindi inizieranno se non altro a parlarne e questo è fondamentale, perché la decisione che andranno a prendere sarà un per sempre, sarà un'azione definitiva, proprio come quella dell'asso di spade. D'accordo? Dunque, vediamo a questo punto, con un arcano ulteriore, come dunque procederà invece il rapporto tra voi e questa persona. Dunque abbiamo visto questo asso di spade tra lui e la compagna ufficiale, cerchiamo di capire ovviamente contemporaneamente, più o meno grosso modo nelle medesime tempistiche, che cosa invece accadrà tra voi e quest'uomo. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' in questa posizione e abbiamo il 10 di denari. Allora, sicuramente il vostro rapporto, anche in questo caso una carta di denari come la variante precedente, solo che ovviamente in questo caso abbiamo un 10 di denari, quindi un rapporto il vostro che procederà sicuramente molto bene e un rapporto che si consoliderà ovviamente nel tempo. Il 10 di denari parla di riappacificazione nel caso in cui tra di voi ci sia stato un momento di difficoltà. Il 10 di denari parla di riuscita, parla di grande successo, parla comunque di un rivedersi, anche di un rincontrarsi che sicuramente piacerà ad entrambi, parla di rinnovamento, parla di grande cambiamento e parla anche di focolare domestico, quindi molto probabilmente o lui potrebbe venire a casa vostra o voi ovviamente a casa sua, anche se è più ovviamente presumibile la prima situazione, cioè che comunque sia lui a venire a casa vostra.
Di conseguenza, molto probabilmente, ovviamente, passerete molto tempo insieme o ovviamente più giorni assieme, per cui sicuramente avrete modo anche voi di chiarire come coppia determinate verità, soprattutto anche in riferimento, ragazzi, a queste tempistiche effettivamente così lunghe. Quindi 10 di denari parla di una fortuna in arrivo, di una sorpresa in arrivo, quindi aspettatevi anche un messaggio da parte di questa persona, un messaggio che ovviamente vi farà piacere e che ovviamente vi farà capire che questa persona comunque vi vuole, che vi sta pensando e che non ha nessuna intenzione di chiudere il rapporto con voi. Non c'è la carta della torre, non c'è la morte, quindi c'è una carta molto bella, non c'è il 10 di spade, abbiamo un bellissimo 10 di denari, d'accordo? Quindi sicuramente qui c'è un rapporto che diventerà molto profondo il vostro. Ci sono momenti, vi ripeto, di grande affermazione, cioè questa persona riconoscerà in voi delle grandi potenzialità e soprattutto il 10 di denari, come ovviamente tutte le carte di grado 10, rappresenta la completezza. Quindi quest'uomo vede in voi e vedrà in voi ovviamente la donna giusta per lui e ve lo dirà, cioè vi farà capire che voi potreste assolutamente, vedete, essere la madre dei suoi figli o comunque la donna che lui vuole come compagna ufficiale. Quindi sicuramente, ragazzi, il vostro rapporto non andrà ovviamente a chiudersi, ma vi ripeto, un rapporto che anzi si approfondirà nel tempo. Vi ripeto, anche in questo caso ci saranno dei momenti di chiarimento molto importanti tra voi e lui, soprattutto momenti di tête-à-tête, cioè in cui vi incontrerete, vi ripeto ovviamente a casa l'uno dell'altra, quindi situazioni in cui avrete modo di parlare, di guardarvi negli occhi e quindi di capire effettivamente a che punto è arrivato il vostro rapporto, d'accordo? Dunque, vi ripeto, sicuramente parla di felicità, il 10 di denari, quindi tra di voi ci sarà un momento molto importante, un momento entusiasmante, che ovviamente vi farà capire che siete fatti sicuramente l'uno per l'altra, d'accordo? Quindi tutti gli ostacoli verranno assolutamente superati e vi ripeto, grazie soprattutto a un incontro in particolare che in qualche modo evidentemente sarà foriero anche di cambiamenti, anche nel vostro rapporto, proprio perché sicuramente inizierete finalmente a parlare chiaro. Le tempistiche legate al 10 di denari rappresentano generalmente i giorni che vanno dal 15 al 20 di settembre, quindi vi ripeto, anche in questo caso non stiamo parlando di situazioni che evolvono tra voi e lui entro pochi giorni, ragazzi, entro poche settimane. Qui ovviamente un'evoluzione importante del vostro rapporto, ovviamente la si avrà, ma sicuramente entro tempistiche più lunghe, quindi ovviamente entro fine estate, maggiormente in riferimento a questi giorni che vanno dal 15 al 20 di settembre, dove ci sarà un'energia, vi ripeto, molto forte proprio in riferimento al vostro rapporto, ma in particolar modo, vi ripeto, evidentemente un incontro molto, diciamo, voluto, molto cercato e anche molto passionale, perché qui parliamo sicuramente di 10 di denari, di conseguenza un approccio fisico assolutamente non indifferente, d'accordo? Quindi sicuramente il rapporto tra voi e questa persona procederà e procederà anche molto bene, in particolar modo ovviamente nei prossimi mesi, con un incontro tra voi e questa persona, una sorta di tête-à-tête importante, o voi a casa di questa persona a casa vostra, perché vi ripeto parla proprio di focolare domestico, ovviamente incontro che sarà sicuramente, vi ripeto, foriero di un approfondimento importante, di una riappacificazione, ma anche di un'evoluzione importante del vostro rapporto. Con la compagna ufficiale ci sarà una presa di posizione, anche diciamo guardare le cose effettivamente per quelle che sono, con maggior lucidità e razionalità, anche da parte di lei, che invece abbiamo visto ha delle enormi difficoltà in merito. Quindi inizieranno a parlare proprio del loro rapporto e dunque a capire obiettivamente se è il caso o meno di portare avanti il loro rapporto. Il vostro rapporto comunque andrà avanti assolutamente in maniera, direi, molto positiva, d'accordo?
evidentemente anche beneficiando di questo momento di maggior chiarimento tra ovviamente lui e lei, proprio perché ovviamente come tempistiche l'asso di spade si rifà sicuramente a tempistiche a breve termine, in riferimento invece al 10 di denari, che ci parla appunto di situazioni che procedono molto bene, però ovviamente tra un paio di mesi circa, quindi abbiamo detto verso fine settembre, d'accordo? Quindi a fine estate. Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando, ovviamente ragazzi sapete che io le stese tendo a rifarle, di conseguenza rifaremo anche questa stesa proprio per tenere d'occhio la situazione. E ovviamente, vi ripeto, mi raccomando, voi procedete tranquille e sicure per la vostra strada, perché qui c'è una carta di successo molto bella, il 10 di appunto denari, che rappresenta il massimo, l'apice proprio del successo e ovviamente della realizzazione dei vostri sogni. Di conseguenza ragazzi, come dico sempre, mi raccomando, forza, ovviamente, determinazione, procedete lungo il vostro cammino per ottenere i risultati che volete e che vi meritate. D'accordo? Di conseguenza, come sempre, ovviamente, a presto!